Allora, voglio andare a risolvere questo esercizio e per farlo utilizzerò le regole di addizione e sottrazione di coseno e seno. Cerco di risolvere il problema a blocchi, cioè un pezzo per volta, e per esempio mi concentro qui. Quindi io avrei innanzitutto da applicare sul seno il metodo di somma, quindi di addizione del seno. E allora che cosa avrei? Avrei sin, cos, sin, poi vado a ricopiare in maniera ordinata gli angoli, quindi π greco alfa, il seno poi conserva il segno, quindi qui avrei più. Stesso discorso però col segno meno, quindi che cosa faccio? Ricopio semplicemente seno di π greco, coseno di alfa, però questa volta in mezzo ci va il segno meno e avrei poi coseno di π greco seno di alfa. E questo per quanto riguarda la prima moltiplicazione, cioè queste due cose che ho scritto sono moltiplicate tra di loro. Andiamo a vedere che cosa succede da quest'altra parte. Da quest'altra parte invece la regola da applicare sarà coseno, coseno, seno, seno. Poi di nuovo coseno, coseno, seno, seno e copio rispettivamente π greco alfa, π greco alfa, π greco alfa, π greco alfa. Ricordiamoci che il coseno inverte il segno, quindi qui avrei un meno e quindi qui avrei un più. Ricordiamoci poi che in mezzo a queste due cose ci sta la sottrazione. Quindi devo andare adesso a capire come comportarmi sia in un caso che nell'altro. Da notare che l'angolo coinvolto è sempre quello di π greco, quindi sarebbe opportuno ripassare che cosa succede a π greco. A π greco noi stiamo andando a compiere quest'angolo qua e quindi ci stiamo chiedendo in questo punto in che coordinate stiamo. Beh, naturalmente questa è la coordinata meno 1, 0, quindi rispettivamente il coseno sarà tutto questo tratto qua, ossia meno 1, e il seno ha altezza 0, quindi neanche vado a disegnarlo. E a questo punto quindi tutti i coseni sono meno 1 e tutti i seni sono 0. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente tutta questa parte qui si cancella, tutta questa si cancella, ovunque ci sia almeno un seno di π greco. Per quanto riguarda il coseno, sarebbe meno 1, quindi praticamente non stiamo facendo altro che ribaltare il segno della cosa che c'è di fianco, quindi praticamente questo qui è un meno seno, il primo, meno seno di alfa, e sotto ricordiamo che viene moltiplicato a meno, perché appunto coseno di π greco, siccome fa meno 1, di fianco c'è anche un segno meno, quindi io qui che cosa avrei? Avrei meno 1 seno di alfa, quindi per un totale di più. Quindi praticamente ricordando che queste due cose sono moltiplicate tra di loro, in totale esce un meno sen quadro di alfa. Questo per quanto riguarda il primo pezzo. Vediamo adesso che cosa succede per quanto riguarda quest'altro pezzo che è rimasto. Quindi noi abbiamo detto che questo coseno di π greco fa meno 1, però noi abbiamo quindi meno 1 due volte, quindi siccome questo fa meno 1 e siccome questo fa meno 1, però che cosa succede? Che queste due cose ricordiamo essere moltiplicate tra di loro, quindi noi abbiamo meno 1 per coseno di alfa, meno 1 per coseno di alfa. Praticamente che cosa sta succedendo? Che il segno meno si semplifica, quindi praticamente qui sta rimanendo semplicemente coseno al quadrato di alfa, mentre appunto prima abbiamo un sen quadro, ma ricordiamoci che in mezzo tra le due cose c'era un segno meno, quindi noi in totale abbiamo meno sen quadro meno cosen quadro. A questo punto io posso raccogliere un segno meno, quindi avere sen quadro di alfa più cosen quadro di alfa. Regola fondamentale, questo sen quadro più cosen quadro fa 1, quindi viene meno 1 e questo mi va a risolvere tutto il mio esercizio, che sono andato a risolvere scomponendolo, cioè dividendo a blocchi tutto quello che c'era da fare senza portarmi parentesi e cose enormi. L'ho risolto per blocchi, un pezzo per volta, e sono arrivato così alla soluzione in maniera molto più ordinata. E quindi questo è tutto l'esercizio e tutti i passaggi che bastava fare.